Se ve ne intendete un po' di pista dovreste sapere che siamo a Cremona e questo video parlerà di fatica. No, non è vero, sto scherzando. La fatica che ho fatto e l'attesa interminabile che ho dovuto aspettare per avere il kit GYTR, ma finalmente oggi siamo riusciti ad avere la moto. È stata montata, adesso sono le 10:15, sono qua dalle 8, ho sistemato tutto, ho preparato tutto. Adesso sigla, andiamo nel box, vi faccio vedere la moto, dopodiché cominciamo a girare e vediamo effettivamente che cosa diavolo è cambiato dall'anno scorso, perché già a spostarla a mano questa moto sembra molto più leggera. Bella, Poi con le carene ufficiali GYTR per me è bellissima. Ci sono un sacco di cose nuove da provare. Io oggi inoltre ho stivali nuovi e tuta nuova, quindi dovrò prendere un attimo le misure, ma di quello ve ne parlerò in un video dedicato che farò sul canale. Ma parlando della moto, oltre ad essere bellissima, ci sono un sacco di modifiche che nel kit ci sono e che secondo me sono utili, oltre al fatto che la moto, essendo molto più leggera, penso che funzioni molto meglio. Adesso non ho ancora girato, la voglio provare, sono molto curioso, però il fatto di avere le pedane con più grip, la moto leggera che sicuramente metterà meno in crisi le sospensioni originali, che già non andavano male. Poi non abbiamo più il problema dell'ABS perché ci sono il kit di tubi che vi ho fatto vedere, quindi esclusione dell'ABS. I rapporti, io in questo caso utilizzo, ve lo dico senza nessun problema, 15-45. Poi altra cosa molto importante, la sella dura e con grip, che dovrebbe permettermi di rimanere attaccato meglio alla moto quando tiriamo le frenate, quelle importanti. Adesso poi nel box con me c'è sempre Andrea, che avete già visto nei miei video, che l'anno scorso mi ha detto: cavolo Edo, ma hai l'R6 originale, giriamo insieme. E lui non va piano, e io avendo la moto originale faceva gli stessi tempi. Adesso è là che ha già acceso il computer, no, perché è preoccupatissimo, perché adesso con la moto kit ha paura di prendere paga, vero Andrea? Che paura, è un dato certo. Non si è sentito. Non è che ho paura, è un dato certo che prenderò mazzate, però non scolate. Ci mancherebbe. Dai, andiamo dentro. Allora, primo turno fatto, ciao. Primo turno fatto, la moto è cambiata radicalmente, è molto più leggera, prende i giri molto meglio. L'unica cosa, adesso sto pensando già a fare un rapporto, perché qua ho utilizzato il rapporto che viene fornito nel kit, che è con il 45 al posteriore, solo che è il rapporto che qua le R6 bene o male in generale usano con il motore stock. Invece qua la moto è originale, ha solo lo scarico e la centralina, e nel rettilineo non riesco ancora a tirare bene la sesta. È vero che è il primo turno, però adesso vediamo. Poi un'altra cosa, mi devo regolare la leva del freno per l'utilizzo, poi per la distanza che farà in utilizzo, perché mi si è avvicinata un pochino. Ovviamente non avendo più l'ABS è normale che lo spurgo di freni nuovo si dovesse assestare tutto. Pedane molto bene, mi piacciono un sacco, hanno un sacco di grip. L'unica cosa che devo regolare, adesso mi sono armato di 8 e di 10 perché devo fare l'altezza. Ho fatto l'altezza ovviamente a casa con gli stivali nuovi, ancora non avevo bene le sensazioni addosso e devo abbassare un po' la leva del cambio perché è molto alta. In generale però sono contentissimo, e soprattutto finalmente abbiamo uno scarico degno di nota che ancora sta bruciando e si sta rodando. Stavo fumando fino a poco tempo fa, quindi è un po' tutto da rodare. Adesso sistemo la leva del cambio e rientriamo.
Allora, altri 3 giri, quindi in totale abbiamo fatto 6 giri e già sono arrivato a fare il tempo che ho fatto l'altra volta. Ero 48. Tra l'altro, le gomme che sto usando sono le gomme che ho usato la prima volta qua a Cremona. Poi quando siamo andati al Mugello ne avevo messe delle nuove, quindi queste le avevo tolte e avevano fatto qua tutta la giornata a Cremona. Poi, siccome mi sembrava male andare a Castelletto di Branduzzo e buttare via le SC0 e SC1 che avevo messo al Mugello, allora ho rimesso queste. Ho girato a Branduzzo il video che avete visto dove Nicolò è caduto con la sua moto. Poi le ho usate anche ancora qua a Cremona per far girare. Io giravo con questa, ho fatto girare Toto sulla mia R1 Torquato Testa, se vi ricordate, se non avete visto il video andatevelo a vedere. E dopodiché le ho riutilizzate ancora qua oggi. Quindi queste sono delle gomme che avranno fatto almeno 150 giri, una cosa del genere. Quindi pronti via, 6 giri, stesso tempo della moto vecchia, con delle gomme con un sacco di chilometri. Adesso sto trovando un po' di difficoltà a cambiare perché fra stivali nuovi, pedane nuove, adesso ho regolato l'interasse che c'è fra il poggiapiedi e la pedalina del cambio. Queste cose sono molto importanti per la guida e soprattutto se non avete la possibilità di scalare o di mettere le marce nella maniera corretta viene difficile anche guidare. Infatti in staccata mi trovo sempre in difficoltà perché non riesco a scalare e a mettere le marce velocemente, quindi faccio fatica a fermarmi. Ho aumentato l'interasse, le pedane sono completamente personalizzabili con la distanza qui e qua l'altezza. Adesso per adesso questa altezza qua che c'è è alta come l'originale e per adesso mi trovo bene, quindi per adesso non tocco niente. Prima mi devo mettere a posto io, devo fare la posizione in sella, dopodiché decido se cambiare qualcosa, anche se l'idea di ammorbidire qualcosa e fare il rapporto c'è. Adesso vediamo. Sfruttiamo una bandiera rossa che c'è un po' di silenzio, almeno non c'è il rumore delle moto per parlare. Rapporto molto meglio, la moto è molto più pronta e soprattutto aiuta a fermarmi, anche perché come vi ho detto prima il fatto delle pastiglie originali, cioè non è proprio il top per la frenata, però comunque si guida tranquillamente, anche perché prima ho fatto 39, adesso c'era un sacco di traffico il pomeriggio, è normale che venga più gente e quindi non ho migliorato, ho fatto 40 e adesso basta perché la gomma, cioè dopo è la quarta giornata, la cambiamo, mettiamo una gomma nuova sia davanti che dietro e vediamo come va. La cosa importante è che spero di non trovare traffico perché ce n'è veramente tanto, più che altro cioè, essendo una giornata open pit è variegata la cosa, ci sono io che vado bene, ci sono altre persone che magari sono neofiti, quindi bisogna stare un po' attenti e c'è un po' di tutto dentro. Speriamo di trovare un momento con poco traffico. Adesso cambiamo le gomme e poi gas. Comunque voglio sfruttare questo video per dirvi e ringraziarvi tutte le persone che mi seguono, tutti i supportatori del canale, YouTube, Facebook, Instagram, perché quando sono in pista ci sono un sacco di persone che vengono a salutarmi e questa cosa mi fa estremamente piacere, vuol dire che quello che viene fatto online poi nella realtà delle cose, nella vita reale esiste veramente, quindi grazie per seguirmi, per supportare il canale. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Adesso dopo questa parentesi romantica metto il casco, andiamo a dar gas. Cercasi meccanico disperatamente.
La cosa che ho detto prima ridendo e scherzando, cercasi meccanico disperatamente, in realtà non ho bisogno di un meccanico. Però c'è una cosa che è un po' di tempo che volevo sottoporvi, visto che gli impegni stanno diventando sempre di più, il canale cresce, ho bisogno ragazzi di un montatore video. Quindi se fate questo mestiere, avete esperienza e soprattutto già qua lo dico, lo sottoscrivo, deve essere residente vicino a Monza Arcore, altrimenti no. Se abiti a Saron, se abiti a Voghera non va bene. Quindi se siete della provincia di Monza e Brianza, scrivete alla email che vi lascio qua sotto se siete montatori video e avete esperienza in questo campo. Io adesso entro in pista, gomme nuove, SC1 all'anteriore, SC0 al posteriore perché c'era solo quella, e adesso devo andare perché ho appuntamento con una bella signorina che è Francesca di Photofinish, che grazie e per fortuna è in giro, che mi aspetta. Ci siamo dati appuntamento alle 5 perché non può stare dentro tutto il giorno ovviamente a farmi video, quindi se vedete delle riprese esterne in questo video è anche grazie a lei. Sono riuscito a cavar fuori 38,5 e è un disastro, c'è troppo traffico, non si può, poi non puoi passare la gente, spaventarla, quindi non è proprio la situazione per fare il cronometro. Avevo fatto 38,5, poi mi ha passato un ragazzo che aveva una R6 Racing, aveva le forcelle, le sospensioni di motore, andava bene, gli ho preso una scia. La grossa, allora, i problemi si possono chiamare, i deficit di questa moto, essendo ancora su alcune parti standard, sono freni, perché le pastiglie originali rallentano poco la moto. Cioè, per un amatore vanno benissimo, io ho fatto 38,5, non si va piano, però è proprio diverso il modo di guidare, servirebbe più mordente proprio nella prima parte. E poi altra cosa è la forcella, perché in tutte le frenate, quando freno, spesso e volentieri, soprattutto però nelle frenate delle curve strette, dove ci si ferma tanto, sterzo, non so se si vede dal video, ma fa sempre un po' così, perché sono appoggiato proprio sul tampone, sono a fondo corsa della forcella e purtroppo sono tutto precaricato, più di così non si può. Avrei pensato di alzare la moto davanti, però essendo questa una moto con una corsa di soli 120 mm, quindi non racing, perché nell'utilizzo racing l'avevo già spiegato in alcuni video, la corsa viene aumentata a 130 mm, se io alzassi la moto davanti dopo probabilmente non sarebbe più nella posizione corretta a centro curva, e quindi va bene così. Adesso alle quarto d'ora prima della fine, alle 17:45, provo a rientrare, vedere se non c'è nessuno e riesco a fare un giro libero e vediamo. Comunque gomma nuova, mi sono divertito un sacco, bella.
Bene, quindi giornata finita, sono veramente devastato. Tra l'altro prima dell'ultimo turno sono dovuto uscire con la macchina di corsa a prendere con la tanica della benzina, a fare la benzina perché non ne avevo più. Fare tutto da soli è veramente difficile, però dai, sono contento perché alla fine adesso l'ultimo turno sono riuscito a fare 38,5, il miglior giro. Speravo di fare qualcosina meglio, però oggi veramente non era proprio la condizione. E la moto è bellissima, cambia radicalmente e sono contento perché questa è una moto che adesso finalmente puoi prenderla per andare ad allenarti. Prima era una moto stradale, comunque non può fare determinate cose. Ci si può divertire come abbiamo visto l'anno scorso, però se la devo guidare io ho bisogno di almeno questo. Cose positive: leggerezza, ciclistica. Infatti le sospensioni originali, tolto il peso, funzionano bene. Ovviamente se vogliamo fare i tempi ci vuole del materiale. Poi altra nota positiva e negativa: i freni, che comunque dischi originali, pastiglie originali, solo i tubi in treccia e l'impianto kit funzionano, però anche lì per fare i tempi e fare le gare delle pastiglie racing ci vogliono. E a proposito di gare, adesso dobbiamo tornare al Mugello e vedere come funziona la moto rispetto all'anno scorso, perché qua abbiamo tolto più di 2 secondi, era 48, 38,5, sono 2 secondi e 2. È curioso vedere al Mugello perché la moto va molto di più, va tanto di più. Infatti l'anno scorso pativamo tanto anche la velocità nel dritto, il Mugello ha un rettilineo infinito. Sono proprio curioso di vedere che cosa succederà. E ripeto, a proposito di gare, non so come continuerà con Yamaha questa cosa. Sarebbe bello poter far correre la moto in un trofeo nazionale come potrebbe essere il National Trophy e vedere che cosa si può fare con tutto quello che il kit GYTR dispone. Mi sembra che qua le basi ci siano, perché già la moto originale abbiamo fatto vedere che funziona molto bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e ci vediamo al Mugello per vedere che cosa cambia, perché sono molto curioso. Ciao.